Carissimi, eccomi di nuovo qua. Allora, passata sta Pasqua e Pasquetta, io spero bene, ma quello che oggi vi presenterò è un dolce molto particolare perché è quello che oramai si utilizza quasi sempre nei compleanni, ovvero la crème tart. Vi dico questo perché ieri, 1° aprile, non solo era Pasquetta, ma era anche il compleanno di mio fratello. E siccome questa torta viene generalmente rappresentata o a forma di numero o a forma di lettere, mio fratello non l'ha voluta avere in nessuno dei due modi. E allora gliel'ho fatta in maniera molto più semplice, ovvero quella circolare. E allora guardiamoci gli ingredienti della ricetta, come al solito i miei piccoli consigli durante il video. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella lì sotto. A voi non costa nulla, a me un mondo di differenza. Allora andiamo a mettere nella planetaria il nostro burro freddo da frigorifero e lo zucchero. Inseriamo il gancio a foglia e mettiamo a bassa velocità. Ora andiamo ad aggiungere i tuorli uno per volta. Aggiungiamo i semi della bacca di vaniglia, mettiamo la farina di mandorle e poi piano piano mettiamo la farina 00, mettiamoci il lievito e un pizzico di sale e finiamo di impastare. Ora trasferiamo l'impasto nella spianatoia. Andiamo a dividere in due il panetto e facciamo 2 lingotti. Adesso li andiamo a coprire con la pellicola. E adesso andiamo a riporli in frigorifero. Se potete lasciateli tutta la notte e poi li lavorate il giorno dopo, altrimenti almeno un'ora. Allora mettiamo uno stampo da 24, andremo a rifilare la pasta sfoglia che avrà un minimo mezzo centimetro di spessore. Andiamo a rifilarla. Con la pasta avanzata adesso la mettiamo da parte e dopo ci servirà anche per fare la decorazione. E ora, cercando di andare al centro il più possibile, andiamo a tagliare la parte centrale della pasta. Ecco qua. E così abbiamo preparato il primo disco. Ho bucato la frolla con i ribbi di una forchetta, adesso però la facciamo riposare almeno per 30 minuti all'interno del frigorifero e nel frattempo facciamo l'altro disco. Con la pasta frolla avanzata andremo a coppare con degli stampi, questo a cuore, questo a fiorellino, e li andremo poi a utilizzare per fare la decorazione. Anche questo noi adesso andremo a farlo riposare per almeno 30 minuti in frigorifero e nel frattempo cuociamo l'altro a 180 gradi per 12 minuti. Ed ecco qui il disco appena tirato fuori dal forno. Adesso lo lasciamo raffreddare completamente e poi proseguiremo con la ricetta. Allora, mettiamo dentro 250 g di panna e 100 g di zucchero a velo. Quando avremo semimontato la panna, adesso andremo ad aggiungere il formaggio. Io in questo caso utilizzo il mascarpone. 250 g. E misceliamo insieme. E abbiamo fatto. Ecco, siamo pronti. Adesso andiamo a decorare la parte interna. Cercando di tenere la pressione simile per tutti per avere un'altezza uniforme. Adesso andremo a appoggiare delicatamente l'altro disco Non dovete premere, mi raccomando, visto che questa sarà la parte più visibile, dovremo essere molto più precisi nel fare i ciuffi.
Ora faremo riposare la torta all'interno del frigorifero per almeno un'altra oretta prima di decorarla.